Una sola auto, tante anime. Ecco la nuova Jeep Grand Cherokee su Terzo Garage. È un'ammiraglia raffinata, è un SUV tecnologico e spazioso, è un fuoristrada che permette già di affrontare percorsi off-road piuttosto impegnativi. Il frontale è sempre quello classico Jeep, con le 7 feritoie, abbiamo i fari LED anteriori e posteriori e questa calandra con questo disegno nuovo piuttosto grintoso. Il portellone è elettroattuato, si apre anche passando il piede sotto il paraurti, poi ci si deve allontanare un attimo per dare la possibilità appunto di alzarsi. Abbiamo una capacità di 580 litri, una soglia di carico un po' alta però piatta, ganci per eventuali borse o reti, qui una presa 12 volt. Sagoma piuttosto regolare e la possibilità, visto che qui il portellone stesso va abbastanza in alto, di chiuderlo da questo pulsante laterale, così da non dover sforzarsi in alto. Salire dietro è molto facile anche se la macchina è alta, quindi bisogna accomodarsi, sedili molto comodi, spazio sulla testa anche qui che abbiamo il tetto apribile, adesso lo faremo vedere, sicuramente 3 sedute comode per gli adulti, leggermente alto ma non troppo il tunnel centrale e la possibilità di avere il climatizzatore anche per i passeggeri dietro. Anche per le gambe lo spazio assolutamente comodo, io sono alto 1,90 m, il sedile elettrico regolato sulla mia altezza, non ho nessun problema. Grazie alla concessionaria Ellero di Saluzzo per aver prestato questa nuova Grand Cherokee a Terzo Garage. Dicevamo una macchina che ha diverse anime, una è quella stradale, qui siamo su una ammiraglia 4,91 m di lunghezza, quindi tanto spazio a bordo per 5 persone e anche uno scatto quando io chiamo l'auto davvero importante. Qui abbiamo una vettura da 2,5 tonnellate, quindi 2500 kg, con un sistema plug-in hybrid che sviluppa una potenza totale di 380 cavalli, 630 Nm di coppia. Pensate che lo scatto 0-100 viene completato in 6 secondi e 3, quindi veramente un tempo secondo me notevole per una stazza di questo tipo. Gli interni sono davvero molto ben curati, rifiniti, abbiamo pelle nappa praticamente ovunque a far percepire proprio la qualità e la cura con cui quest'auto viene costruita. E questa è la 5ª generazione e rispetto probabilmente alle generazioni precedenti ha un'attenzione maggiore ai dettagli, perché gli interni secondo me sono più curati, forse sono meno spartani, meno in linea con la verve fuoristardistica, però sicuramente dal punto di vista del comfort di guida io credo che questo modello ne abbia guadagnato. Come detto, una plancia fatta con materiali di qualità, abbiamo questo tessuto, anzi questa pelle morbida qui e anche sulla parte alta delle portiere, abbiamo uno sviluppo in orizzontale della strumentazione con un display da 10 pollici per il cruscotto digitale e altri 10 pollici per la console centrale dell'infotainment. E poi, come optional, poi magari riusciremo a vederlo meglio, abbiamo anche un altro schermo in realtà a disposizione del passeggero, quindi di chi siede a destra del guidatore.
anima da SUV, guida molto alta. Quest'auto addirittura con le sospensioni pneumatiche regolabili può arrivare a un'altezza da terra di 29 cm, in modo da assicurare anche prestazioni fuoristradistiche niente male. Qui abbiamo le sospensioni che si possono regolare in base alle nostre necessità, o la macchina stessa in base alle modalità di guida regola l'altezza da terra, massimo 29 cm, che è questa, e si nota. Io poi da questo tasto posso, volendo, abbassare e quindi far scendere la macchina. Le sospensioni riducono la loro escursione e l'altezza da terra allo stesso modo poco per volta diminuisce. Ma dicevamo, un SUV che permette di guidare davvero da un'altezza ragguardevole e quindi dominare la strada, ma che ha un comportamento dinamico in curva stabile, molto buono, si corica molto poco perché ha un telaio più rigido, più sportivo rispetto alle generazioni precedenti, e questo assicura, anche a velocità abbastanza elevate e in curve non troppo, diciamo, strette, un buon appoggio. Anche lo sterzo restituisce un buon feedback e riporta come sempre tutti i tasti multifunzione. Abbiamo sulla razza sinistra quelli per l'impostazione anche della visualizzazione delle informazioni sulla strumentazione, sulla destra le impostazioni per gli ADAS. Qui abbiamo cruise control adattivo, centraggio di corsia, retrocamera di parcheggio che poi vedremo e altre utili funzioni. Sistema plug-in che ha una batteria da 17,3 kWh che alimenta di fatto un motore elettrico per la trazione, quello che dà una mano, diciamo, anche in spinta al motore termico, e il secondo motore elettrico invece di fatto funziona da alternatore. Con la batteria completamente carica abbiamo degli ottimi consumi, facciamo anche i 30 km al litro. Con la batteria scarica ovviamente il peso della macchina e il fatto che il motore benzina sia comunque un motore potente si fanno sentire. Scendiamo facilmente intorno ai 12 km al litro e se spingiamo un po' di più andiamo ancora oltre, anche fino agli 11-10 km al litro. Qui abbiamo un cambio automatico autorapporti, ovviamente qui abbiamo il rotore per andare a selezionare parcheggio, retromarcia, folle o drive, quindi il cambio che ovviamente la macchina utilizza da sola, altrimenti con le paddle al volante io posso anche cambiare, appunto, andando ad agire qui su queste palette. Qui abbiamo il selettore delle diverse modalità di guida. Possiamo andare in auto per avere le massime prestazioni, anzi scusate, in sport per avere le massime prestazioni. Auto, la macchina regola da sola tutte le, diciamo, le interazioni tra i motori elettrici e quello termico per ottimizzare i consumi. Snow per la neve, Sand Mud per i fondi, diciamo, sconnessi oppure scivolosi, e Rock per i fondi proprio dove il grip, diciamo, è problematico per la presenza di pietre, eccetera. La trazione integrale viene inserita automaticamente quando l'auto ne rileva la necessità in base alle condizioni della strada, e quando non serve più, la stessa macchina disconnette l'asse anteriore passando alle due ruote motrici posteriori. Cerchi un'auto nuova o usata? Prova il nuovo portale autoit.it oppure scarica l'app. Ci sono anche gli accessori. autoit.it. Questa è un'auto sicuramente adatta a chi deve fare anche lunghi viaggi, per chi
invece a volte debba girare solo in città, l'autonomia elettrica, puramente elettrica, è di 50 km, l'autonomia elettrica dichiarata. Il costo è di listino 96.000 euro su questa, che è l'allestimento Overland. Il sistema di infotainment alla home presenta la possibilità di aggiungere altri widget, altri programmi. Poi abbiamo ad esempio tutte le funzioni per il comfort. Qui abbiamo anche i sedili riscaldati, la possibilità di andarli a ventilare, il navigatore che abbiamo praticamente già visto, la possibilità di abbinare telefoni, e per ora non lo facciamo, tutte le regolazioni del veicolo, anche la retrocamera, che in fase di diciamo manovra con questa macchina particolarmente ingombrante è davvero molto utile e molto ampio. E poi tutte le applicazioni per le diverse impostazioni audio, eccetera eccetera, con una buonissima reattività del sistema anche sulla parte del navigatore. E anche con questa nuova Grand Cherokee quinta generazione è tutto. Spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima, buoni chilometri a tutti!